Ciao ragazzi, è qui Gaetano Martelli per un'altra fantastica avventura sul canale di Lao Travelers. Lasciamo l'Estonia per un altro... Albe, scusa, questa è la mia presentazione, la vuoi fare tu? Devo sentirmi importante. Vabbè, dai, lo facciamola insieme. Ciao ragazzi! No, ce l'abbiamo fatta, vai. Benvenuti in Finlandia! Non mi fai... Vabbè, stacca! Le spalle mi sono venute. Possiamo andare via. L'Estonia è realmente una città super tecnologica. Guardate qui, potrebbe sembrare una semplice stazione della metropolitana, invece no. Stiamo prendendo il battello e ci dirigeremo verso un'altra nazione vicina. Andiamo. Stiamo spostando da Tallinn a Helsinki, prendendo un traghetto che in 2 ore attraversa il Mar Baltico. Il prezzo di 15 euro, quindi veramente poco. Mi aspettavo un traghetto molto vecchio, invece altro che MSC Crociere. Siamo su una barca, ci sta il Burger King, ci sta il Business Lounge, ci sta il casino, ci stanno le macchinette, addirittura ci sono anche le PlayStation 5. C'è veramente di tutto. Alberto, tu che ne pensi di questa barca? Alberto, che ne pensi? Te non mi fai... Appena arrivati in Finlandia, per spostarci dal porto e andare in centro città abbiamo speso ben 3 euro per un biglietto che dura 80 minuti. Mi hanno detto che la Finlandia è carissima, andiamo in centro e vediamo un po' se è vero, però guardando il biglietto direi proprio di sì. Vicino al porto c'è il mercato di Kaupatori, uno dei mercati più vecchi di Helsinki, la capitale della Finlandia. Ricordiamo che gli ingredienti principali, ossia i cibi principali tipici finlandesi, sono 3: frutti di bosco, in particolare i mirtilli, i funghi e il salmone. Ho chiesto a un negoziante dei tipi strani di carne che si poteva trovare. Ha detto che in Finlandia il governo ha delle leggi che si possono cacciare gli orsi, solo pochi orsi all'anno, quindi troviamo tantissima carne di orso, carne di renna e carne di alce. Siamo dinanzi alla cattedrale Uspenskin, la prima e la più famosa cattedrale ortodossa di tutta la Finlandia. Siamo nella capitale, siamo ad Helsinki. È una città non molto grande, abbastanza piccola, che si può tranquillamente girare in 2 o 3 giorni. Tutte le attrazioni principali sono concentrate nella zona centrale. Adesso ci spostiamo e andiamo verso la cattedrale, nonché la chiesa principale. Situata all'estremità settentrionale della piazza principale di Helsinki troviamo la cattedrale di Helsinki, che è la prima chiesa luterana della Finlandia. Ci sono queste colonne altissime all'ingresso, mi sembra un po' di stare in un tempio greco. Dirigiamoci all'interno e vediamo un po' com'è. La prima impressione di questa chiesa è che è vuota. Ho messo paura, mi ha messo come le spalle mi sono venute. La prima impressione.
Prima cosa che noto in questa chiesa luterana, all'interno non c'è nessun ornamento, non ci stanno crocifissi, non c'è nulla, sembra quasi che l'abbiano svaligiata e sia completamente vuota. Qua c'è wifi. Beh, Alberto che sta cercando il wifi perché è appena uscito un film in Cina. Dirigiamoci verso la prossima destinazione, trovate il wifi? Sì, ora sto su YouTube. Scusa, non si può dire. Camminando per il centro non potevo fare a meno di osservare questo edificio in legno da una forma conica, una forma stranissima, ed è chiamata la Cappella del Silenzio di Kempi ed è un luogo perfetto dove le persone si recano all'interno per pregare e trovare un attimo di pace, di tranquillità e silenzio dal caos di Helsinki. Queste pareti di legno spesse sia esterne che interne fanno in modo da isolare completamente qualsiasi rumore e suono e darti una pace dei sensi. Certo che qui a Helsinki, a differenza di Tallinn, fa veramente freddo. A Tallinn normalmente siamo sui -7, -10 gradi. Ad Helsinki siamo a 2 gradi e fa molto più freddo. È come se fosse più umido, anche con 2 maglioni addosso non riesco a riscaldarmi. Però la città merita, non è grandissima, è tutto concentrato nella zona centrale. Se venite non spostatevi coi tassi perché è veramente cara. Ho visto dolci a 7 euro. Pensate che siamo andati nel mercato del mangiare lì sul porto e avevo speso ben 6 euro per una piccola tartare con un assaggio di salmone, che essendo uno dei cibi del posto non dovrebbe poi costare così tanto. Quindi se venite a Helsinki mettete in conto che la città è veramente carissima, però i mezzi di trasporto funzionano bene, vi potete spostare con tranquillità in qualsiasi posto. E vi do un consiglio: quando comprate i biglietti dei tram o dei pullman fatelo online o tramite un'applicazione, perché andrete a risparmiare circa il 40%. È una città molto digitale, ovunque ti trovi puoi fare tutto con un semplice tap del cellulare. Siamo sul lago congelato e non sappiamo se continuare ad attraversarlo oppure no. Alberto, tu che ne pensi? Io penso che sia tranquillo, alla fine se c'è un po' di coraggio. Oh! Alberto! Vedere un lago ghiacciato ci fa realmente capire quanto fredde siano le temperature in Finlandia. Una giornata freddissima alla scoperta di Helsinki. Adesso siamo arrivati al Terminal 2. Do un consiglio a tutti quanti: quando prendete i tram fate attenzione, perché molto spesso arriva in un posto, come è successo a me adesso. Abbiamo preso il tram numero 7, improvvisamente è cambiato e è diventato numero 9. Quindi venite con una mezz'oretta, 3/4 d'ora di anticipo al porto e prendete il traghetto per ritornare a Tallinn, nel caso avesse scelto di partire da Tallinn. Andiamo dentro. Lì, da quel punto di vista lì. Ragazzi, mi raccomando, come sempre non dimenticatevi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento facendovi sapere cosa ne pensate, ma soprattutto iscrivetevi al canale di Loud Travelers. Ciao!